I miei figli sono nati che quasi li perdevo per i campi. Ricordo che per Luigi mi era preso male alle 3, in fondo alla campagna, dove stavo raccogliendo le barbabietole. Sono tornata a casa a piedi e alle 4 era già nato. Tutte le età erano buone per guadagnarsi il pane. Dai 9 anni in avanti, finita la terza, i ragazzi cominciavano a portare i buglioli per i muratori e le bambine, mentre imparavano da sarta, andavano ad aiutare in campagna. Uscivano a spigolare che il sole non era ancora spuntato. Dovevano portare da bere agli uomini, che erano nelle viti, fare chilometri con il raminin per il pranzo, dove c'era soltanto minestra. Di pietanza non se ne parlava. Qualche volta la nonna metteva dentro un uovo crudo, così cuoceva durante la strada.
Tindo, crumpare, împare desclop daura, su verduruzes, u blau, 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 cu molusel. Nadale, tindo, Nadalet vai dira Nadal, que muses clop, blau se le speran, que le speran alustal. Nadalet viste vai li dire, de mi pausare squinausel, sum non lute, sabi pai dire, che blau, 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 cum olusel. Io ne ho allattati 13. Ne avevo sempre 2, uno di qua che era mio, l'altro di mia sorella Maria, malata a Carrù. Di giorno, se mangiavo minestrone, gli davo minestrone, o qualche briciola di polenta, oppure panada, che è pane, tagliato fine, fatto andare in un tegamino con un po' d'olio e sale. Se i miei figli sono venuti su belli, è perché hanno mangiato tutti tanta panada. Quando piangevano, bagnavo una crosta di pane nell'olio e gli passavo sopra la fisca dell'aglio. Era il succhiotto, faceva bene ai denti. Di notte invece gli davo il pipì a tutti e 2 e certe volte continuavano a succhiare anche quando non ce n'era più. Allora mi alzavo e andavo a mungere la capra. I miei 7 figli, più altri 6, li ho allevati così. Pochi giorni dopo aver partorito, ero già a zappare la vigna con Cin. Al mattino, dopo averli messi al pulito, li portavo con me in campagna e stavano sotto una pianta, nel cestino delle uve, mentre Pumin, il cane che una donna aveva allattato dopo che un suo bambino era morto senza neanche il battesimo, gli faceva la guardia.
La moglie ha sempre aiutato a piegare le viti, a rivoltare il fieno, a fare i solchi per il Gran Turco. Seminava i fagioli in mezzo ai filari, raccoglieva le foglie in autunno, perché qui si fa poco grano e la paglia per le bestie è preziosa. Mietere no, l'hanno sempre fatto gli uomini. Noi preparavamo i liam per legare i covoni e in luglio, quando fa troppo caldo e i gambi del grano si spezzano, la legatura si faceva di notte. Qui le pecore e le capre sono sempre state a carico delle donne e bisognava mungerle, fare le tume, portare a farle coprire, perché alla fiera di settembre chi comprava le voleva già stagionate e pagava qualche soldo in più.